Si parte ragazzi, primo giro panoramico serio della città di Montevideo. Dobbiamo andare da Willy, ci accompagnate? Sei pronta a risalire a bordo? Ci provo ragazzi, non è semplicissimo Adesso metteremo alla prova Francesco, che ha guidato in diverse città ma non in Sud America e quindi non a Montevideo. Adesso lo mettiamo alla prova. La tipa ancora non si fila qua. Finora con strade a diverse corsie, non male, non male. Un pochino di traffico. La temperatura è ottima, siamo intorno ai 26-27 gradi. Clacson che suonano li sentiamo sempre anche dal nostro appartamento continuamente. Insegna centenario, cioè stadio centenario, dove si è disputato il primo mondiale della storia, 1930. Veterinaria Italia, pastificio La Pasteria, la presenza del tricolore si fa notare. Siamo quasi arrivati da Willy Motos, dovrebbe essere sulla sinistra fra qualche chilometro. 300 metri all'arrivo, la Bombonera, ispirato alla Bombonera di Buenos Aires. Willy Motos, eccoci. Siamo arrivati qua. Kevin, Hola. Sara, hola. Todo bien. Grazie. Inseriremo credo dentro la moto e lasceremo qualcosa di nostro all'officina. Ok? Grazie. Ma sicuro. Vamos a volver en agosto. Agosto. A guardar la moto. Siamo venuti qua da Willy Moto perché poi ci farò un video pippone dettagliato, in quanto la moto come noi ha un permesso di importazione, essendo una moto europea può stare qua in Uruguay per 12 mesi. Non tutti gli stati del Sud America hanno questa possibilità, ogni stato ha una tempistica diversa, quindi noi ci appoggeremo qua perché forse quando torneremo l'inverno prossimo lasceremo la Tenerona qua, in quanto appunto può rimanere per 12 mesi all'interno del paese. Inoltre in questo momento lasciamo 2 sacche che a noi non servono e li riprenderemo poi per portare a casa caschi, giubbetti e quant'altro via aerea. Ora andiamo a fare un giro all'interno del museo. Él es Willy. Willy, Este es nuestro museo. ok. Sí. Vamos a ver el museo. Esta aquí es una MZ. MZ del año 54, que es due tiempo. Motore boxer. Motor boxer como BM y Cardan. Ok. Y eso es Suzuki 150. Il primo modello di moto giapponese che è arrivata qui in Uruguay. Aquí es BMW. BMW R69S. Per gli amanti del GS qua partiamo dal 1050, bellissimo. Suzuki 750. 750. 3 cilindros, 2 tiempos. Wow. Yamaha RDB, AS1 125 2 cilindros. La primera de 2 cilindros, Yamaha IL1 100, año 69. 69. Corría motocross. Correa, ah, ok. Campeonato. Campionato. Sí, campeonato nacional. Tengo un récord Guinness al viaje más largo en bicicleta con motor auxiliar. Con motor Mosquito Garelli. Più lungo. Y el premio me lo dieron en Italia, en Legnano Saviadoro. Fantastico, Ma in che Veneto. anno? Hace 5 años atrás. 5. Piero Pelù. Bellissimo. Esto es una Honda policial. Ah, della polizia questa. Policial, Honda policial, FUR 550.
y tiene solamente 12.000 kilómetros. È nuova, è nuova. Nueva. Y esta es Crazy Moto para ser picadas. Tiene engine, motor de Camaro. Del Camaro. Sí, Camaro V8, 5.700 centímetros. 5.007 di cilindrata, 400 cavalli. 8 cilindros. Y es legal usarla en Uruguay. Sí, en Uruguay es... Ci ha detto che è illegale, ovviamente, si può usare solo in Uruguay. La pasamos para aquí. Cioè, quanto è radiatore, sa? Sí. Vuoto, vuoto. Non pesa tanto, 400 kg. Pesa di più la nostra moto. Entriamo in officina. Bellissima, muy linda. Los Solés, arriba. El Solé Francia. Ma che hanno Aquella es la primera Velosolé. quelle bici con il motore 38-39, prima della seconda guerra mondiale. BMW R60. R60/3. Wow. Tenemos, esta es una Berlín. Ma questa è tedesca, Alemagna? Sì, alemana. Sí. Honda 125, las primeras 125 de 2 cilindros. Prima Honda 125 2 cilindri. Pues ahí arriba tenemos una muy particular, que es una moto de paracaidista. Eso es una Cushman. Moto di un paracadutista. Eso es el celular, el teléfono antiguo. Es muy reforzada aquí, tiene doble fierros. Aquí es muy reforzada porque caía a 35 km por hora con el paracaídas. Y tenía que, todo il peso sta aquí y cae así y no se rompe. Qua ho trovato una persona che customizza in maniera migliore della mia. Muchos fierros ahí para que no se... Igual se rompían. Sì, si rompeva ugualmente. Son colibrí tomos, son también de Alemania. Sempre tedeschi. Las Benelli, Italia, Malaguti, Aprilia. Moto B. Moto i650. Il BMW alla fine ha copiato da questo sistema qua. Questo sistema qua degli anni 38. Eso es Italia, es Cusciolo. Cucciolo, questa è la mia. Lugares donde montar. Cioè, questa ventola di raffreddamento. Sí. 1920 por ahí. Ma 120. gomma piena. Sí. Questa bici dei primi 900 ha la gomma piena, guardate che tecnologia. Questa è la gomma, questo è il cerchio, Y el motor es a rodillo. tipo dinamo. Ok. Sí. Addirittura un'altra stanza. T35, Scrambler, que generalmente son las motos que yo competía. Ah, ok, che ci curevi tu, ok. Esta es, y muy rara en Italia. Es una Simonini. Simonini, ok. Sí, 250, Raffreddata aria. 7 cambios. 7 marce. Sí, 7 marchas. Raffreddata aria. Sí. Es muy rara aquí en Uruguay, muy rara en Maicos, Yamahas 80, las primeras. 4.200 km in 22 giorni nel 2015. Piero Pelù, presente en Italia. Sì. El primer viaje del Che Guevara, de Ernesto Guevara, fue en una bicicleta con un motor Garelli Mosquito. Hizo 4.000 kilómetros en 6 meses. Tu Ah. 4.002 in 22 giorni. 4.200 en 22 días. 300 kilómetros por día, más o menos, en esta bicicleta, con ese pequeño motor del año 60. Guardate che forcella. Sí, es Wow. muy raro. Cose mai viste. Museo del Che. Sí, en Argentina. Altagracia. Altagracia. Está Córdoba, al lado de Córdoba está Altagracia. Ci andremo, segnato. Esta es la única moto de motocross fabricada en Uruguay, y los motores eran copia de los motores Minarelli italianos. Allora, questa è l'unica moto fabbricata qua in Uruguay con il motore Minarelli italiano. Zanella. Bultaco, españolas, Maico, estas del año 63. Yo salí campeón en el 86. 86. Sí, 86. con Yamaha. Campione nell'86 con una Yamaha, capite bene? Una Yamaha. Esta es una de las primeras Yamaha. Ah, tu sei fanatico Yamaha. Cioè, c'è un altro fanatico Yamaha. Come me. Claro. Mejor Yamaha o BMW? Y Yamaha mucho mejor. O sea, Mucho mejor? Sí, menos problemas. Meno problema, ok, Sí. ok. Tienes que partir de algo simple. Ah, è più Algo muy semplice, simple. ok, Lo más difícil y lo que más se rompe en una moto es la electrónica. ok. Que sufre porque andamos en los salares, Ok. andamos en condiciones Difficile, difíciles. ok. Los japoneses, la electrónica que usan no se la venden a nadie.
¿tá? Hai capito? La electrónica que tiene BMW, tú sacas los componentes y se made in China por todos lados. Ah, quindi E los- i componenti giapponesi sono fabbricati in Giappone, mentre i componenti, vabbè, BMW sono fabbricati in Cina. Questo è quello che ci ha detto. Tengo una BMW, antes viajaba con Yamaha, Ok. ¿tá? Ahora tengo una BMW, pero es muy vieja, y hay muy poquitas. Poca elettronica. Sí, casi que no tiene electrónica, Ok. y es 850 a Cardan. A 850 a Cardano. Sí, GS 850, se fabricaron muy poquitas. Casi todos mis viajes fueron en Yamaha Teneré 660. Numero 1, Tenerese 60. Felicitaciones, bellissimo veramente. Se venite in Uruguay, passate qua da Willy Moto. Quante Quante moto moto? si chiede? Ahora tenemos una 110 motos más o menos. 110 100. moto. Per gli amanti del GS vi faccio vedere una moto BMW GS R850 Boxer con il Cardano. La hicieron para países que pagan mucho impuesto. Es la misma de la 1150, la misma moto, ¿Moto? pero 850. Con Para 850. pagar porque aquí más de 1000 paga mucho impuesto. Praticamente per importarla, se sopra i 1000 di cilindrata pagano molto di tasse sicuramente, se è inferiore a 1000 pagano molto meno, quindi l'hanno fatta 8,50. 70 cavalli, 91.000 km, sempre con il telelever, addirittura sospensione Öhlins. Hace poco, habrá 2 meses, hicimos 5 países de Sudamérica en 23 días y 8.000 kilómetros. 8.000 km in 23 giorni, tipo andare a Capo Nord, una cosa del genere. 5 paesi del Sud America. Anteriormente hice todos los países de Sudamérica, que aquí puedes ver. Eso que está marcado ahí son los viajes. Claro, tienes que hablar con gente. Aquí vienen los viajeros y yo le digo, puedes ir a este lugar, al otro lugar, ¿dónde puedes ir? Importantissima, ci sta un attimo consigliando su come muoverci, ci ha detto che il Sud America è tranquillo. La cosa importante è sapere dove andare e quando andare. La cosa ottimale sarebbe partire dalle 9 della mattina fino alle 6 della sera. Dopo le 6 della sera bisogna stare in hotel e non prima delle 9 perché i delinquenti praticamente iniziano a fare il loro lavoro la sera fino tutta la notte, fino alla mattina, poi vanno a dormire. Questo è quello che ci ha appena detto. Sabemos que somos europeos y no está preparado. Sí, sí, sí. Entonces, buscamos de comprender Sí, sí, cómo, sí, cómo sí. se dice. Sí, sí, sí. Vienen muchos viajeros de Italia, Pinuccio y Doni. Sì, Pinuccio e Doni. Sí, han estado aquí. Pinuccio e Doni, vi salutiamo. E vi saluta Sì, anche sì. Willy. Sí, después muchos italianos. Gli abbiamo chiesto anche per lasciare la moto, hanno un garage qua vicino e chiedono $40 al mese, ma molto sicuro perché hanno il doppio cancello, praticamente state tranquillissimi. Piccola info, ci sta dicendo che oltre a Perito Moreno c'è anche Puerto Banderas, Argentina, che ci sono 7 ghiacciai da vedere. Circa 4 ore di traghetto, la moto non la tocca nessuno, ci ha consigliato che oltre a Perito Moreno possiamo fare anche Puerto Banderas. Siamo un attimo usciti da Willy, abbiamo lasciato la moto lì, ne approfittiamo per fare la spesa per la cena di stasera. Che si mangia soprattutto? Carne roja, quindi andiamo alla ricerca. Willy sta chiudendo, quindi dobbiamo fare in fretta. Dopo una bellissima chiacchierata, siamo stati un paio d'ore, gli abbiamo chiesto 1000 cose, ci hanno consigliato su 1000 cose, andiamo a salutarli perché la spesa l'abbiamo fatta, andiamo a mangiare la carne. Andiamo. È stato un piacere. Un placer. Mucho Piacere. gusto. Per il tagliando la moto la riporteremo qua in agosto, quando la lasceremo forse un mese, 2 mesi, per il tagliando ci pensa. Ci penserà Willy. È genero, ok? Grazie. Ciao. Ce ne andiamo, è ora e li abbiamo salutati, ci rivedremo a gennaio perché prenderemo probabilmente una pizza insieme a loro e a Beppe. Ora direzione hotel. Salutiamo Willy Moto per il momento e ci rivedremo presto. Ci siamo, si va! Cioè, qui si incrociano, vengono macchine, vanno macchine in questo incrocio qua. Sì, ma dopo le macchine vengono qua. Cioè, ci mette sotto. Oddio.
Francesco sta dicendo che il traffico è abbastanza sostenuto, diciamo così. Quel ragazzo aveva una zanella che Willy aveva nel suo museo. Inizio anch'io a conoscere qualche nome. Della capitale. Si accelera con l'arancione. Oggi sono state delle pequeñas prove generali per la giornata di domani, in cui davvero si parte direzione costa uruguaya. Siamo dietro la nostra struttura, sono da poco passate le 6, rientriamo. La bandiera che ormai conosciamo bene, sulla destra la nostra struttura. Arrivati. Prima siamo, tappa ragazzi. andata, ma la vera prima tappa è quella di domani. Veramente piacevolissima conversazione fatta con i tipi, gli faremo una pubblicità enorme perché se la strameritano, quindi se venite da queste parti, lo so che non è proprio dietro l'angolo, però se venite da queste parti può far molto comodo perché ci farò un video pippone dettagliato a riguardo inerenti a tutte le regole da rispettare sia per il permesso di importazione, per il nostro permesso di importazione, quindi il visto turistico, eccetera, eccetera, che è molto interessante. Quindi Willy e Kevin, suo figlio, top. Salutiamo anche l'amico. E non vi abbiamo mostrato il ragazzo dentro al supermarket, c'è un ragazzo giovane, ci ha visto con l'abbigliamento da moto, da lontano mi ha fatto like it. E Francesco ha risposto, te gusta? Prendo la chiave, tomo las llaves. Ora se cucina la bistecca, l'entrecôte. E dopo questa bellissima chiacchierata, come finire la serata? Ve lo faccio vedere da vicino. 2 entrecôte. Ragazzi, purtroppo non abbiamo fiesta. Ragazzi, purtroppo non abbiamo le parrillas, las parrillas, non abbiamo la graticola. L'abbiamo fatta in padella, però è sempre carne roja sudamericana. Ma notate l'abbiamento di Sara, soprattutto il mio di abbigliamento. Qua è caldissimo. Come sempre ci vediamo al prossimo episodio, che dovrebbe essere però a Punta del Este, perché domani ci spostiamo con la Tenerona. Si parte, ragazzi. Ciao ragazzi.